Sono contento di aver avuto questa opportunità perché c'è molta disinformazione. Cos'ha di così speciale quest'isola da far parlare così tanto di sé? Addirittura si parla che può essere l'elemento scatenante di una terza guerra mondiale. Sarà vero? Cos'ha di speciale? Perché si parla così tanto di Taiwan? E più che altro vorrei anche capire, sopra questo cielo in cui passano i caccia quasi in modo regolare, com'è la vita sotto le nuvole a Taiwan. Voi vi sentite più giapponesi o cinesi? Siamo taiwanesi. Né cinesi né giapponesi. Prima pensavamo che siamo cinesi, però sapete che la Cina è minaccia. No, piace la Cina, però culturalmente siamo uguali. Anche io ho parenti in Cina. Per viaggiare, per divertirsi va bene, ma non parliamo della politica. I taiwanesi etnicamente sono la stessa cosa dei cinesi. Questo non vuol dire che sono identici. Perché? Taiwan è stata dal 1895 fino al 1945 colonia giapponese, il che vuol dire che ci sono tanti novantenni adesso ormai che parlano giapponese. Perché quando i giapponesi sono arrivati hanno insistito che l'educazione, quindi il sistema di istruzione, fosse in lingua giapponese. Quindi c'è un'influenza fortissima giapponese. We're getting ready, getting ready at the dance floor. So turn the lights on. You know just what we're here for. Penso che Taiwan è influenzato dalla Giappone, sì. È questo. Ma anche gli adulti vedono cartoni animati, si vestono. Dipende, sì. Non tutti. Non tutti. Eh. E voi? Da voi? No. Cartone? No. Dal suo stupore si percepisce quanto la cultura dei cartoni animati sia diventata qui un linguaggio trasversale, capace di unire giovani e adulti. È impensabile, per esempio, da noi vedere adulti seduti a guardare cartoni animati, o videogiochi, o camminare in una città dove perfino i manifesti e comunicazioni ufficiali adottano uno stile fumettistico ispirato all'estetica giapponese. Fai attenzione alle porte dell'ascensore, priorità alle donne in gravidanza con bambini piccoli, anziani e disabili. Dell'ufficio postale. Come fai a dire che sono infantili questi qua che hanno una società così avanti, che lavorano così duramente, che hanno questo senso dell'istruzione così importante qua, se non ti laurei, il sistema sanitario tra i migliori al mondo, se non il migliore secondo alcune classifiche, hanno un'economia che sta riscalando l'Asia, ci sono gli uffici al comune che ti servono in mezz'ora, hai fatto quello che devi fare, non devi perderci le ore, le giornate, quindi amministrativamente, mamma mia, è una boccata d'aria fresca. Microcriminalità no, a zero, credimi zero, cioè qua per dirti, io una volta stavo guardando il telegiornale e davano la notizia di un signore che stava rubando un pezzo di frutta. Tu dici, ah ma come stava rubando il pezzo? Ma perché in Italia fa notizia il tipo che ruba al supermercato? Però ti dico una cosa, se io adesso vado in giro, se io adesso vado per strada con un cappello giallo, le unghie rosse, non so, una collana stravagante, se io vado in giro in Italia,
vengo preso in giro, le persone mi guardano, eccetera, eccetera. Se io vado in giro qua, cioè nessuno alza un sopracciglio, è un fatto proprio di convivenza, cioè la libertà, no? Dove sta? Mi voglio vestire come il personaggio del cartone animato, no? Dell'anime. Cioè, ma chi do fastidio? Se è un mio modo di esprimere una mia creatività, una mia cosa, nel momento in cui io mi alzo alle 8 di mattina, vado a fare il mio dovere, faccio il mio lavoro, cioè a chi do fastidio? E certo, poi lavori in banca, figurati, loro sono attentissimi ai protocolli, quindi ma ti devi vestire in un certo modo, si vestono in un certo modo. Oltre a queste note di costume e di intrattenimento, in cos'altro incide davvero il Giappone? In profondità, sulla società? Lo chiede a Giancarlo, che vive a Taiwan da 20 anni. Uno di quelli che rientra nella categoria cervelli in fuga. Plurilaureato, insegnante, autore di libri, il quale ha capito prima di altri dov'era il futuro. E la sua risposta è questa. Per esempio, i taiwanesi sono molto organizzati, ordinati. Lo vedi nella metro. Pulizia estrema, ordine estremo. Sono molto organizzati nel lavoro. Quando tu lavori con un taiwanese, le scadenze, il report che sono da fare, cioè c'è una struttura della vita dell'azienda modellata su quello stile giapponese. Il senso di responsabilità, di impegno e devozione quasi nei confronti dell'azienda. È una cosa che ho imparato dai giapponesi. E loro hanno tutte queste casistiche, cioè come interagire con il cliente. Quindi tu, per esempio, vai a comprare il caffè, allora come dire al cliente che sta per comprare il caffè, come ringraziarlo che ha comprato il caffè, come chiedergli che cosa vuoi oggi. Quindi loro hanno tutte... allora, uno dice l'italiano vede, sente questa cosa e dice è robotico, però invece dal punto di vista del cliente, dell'esperienza, no? Ecco che oggi parliamo tanto di esperienza quando si va nel negozio, è bello che vieni accolto in un certo modo, c'è un modo di salutare le persone, ogni volta che entri loro ti dicono Ingongling, e questo modo di accoglierti, per dire, letteralmente si traduce come benvenuto al nostro caro cliente, al nostro affezionato cliente. Quando te ne esci ti dicono Cimmanzo, cammina piano, quindi è un modo per dire, per accompagnare. E tutte queste cose, no? Sono belle. L'attenzione al rapporto con gli altri, nel senso della la prossemica. Quanto devo stare lontano, distante da te. E quindi tutto ciò che ha a che fare con la cortesia, con l'educazione, è influenzato da ciò che è stato il passato giapponese. Cosa che invece in Cina non hanno. Quindi, per esempio, il taiwanese si lamenta che quando va in Cina deve prendere un taxi, non può fare come a Taiwan, che tu aspetti, se è il turno tuo, entri, prendi la macchina e entri. Invece in Cina no. Però per un taiwanese questo è maleducato. Quello è il punto dove devono fermarsi i motorini, le biciclette, pedonale. E là, come si vede, c'è il simbolo della moto e delle macchine. Nessuna testimonianza poteva essere migliore di quella di Raffaele, partito da Napoli e innamorato di questo pezzo di mondo, ci racconta il volto più giovane di Taiwan, quello di una società smart, dinamica, nonché quello più ispirato dalla cultura giapponese. Loro semplicemente sono innamorati, a loro piace la cultura giapponese. Io ho degli amici giapponesi, quando io poi chiedo, no, voi come vedete Taiwan, perché Taiwan era Giappone, loro mi dicono, questa mia amica mi ha detto, no, ma per noi Taiwan è un po' una nostra sorella minore. I taiwanesi amano il Giappone. I giapponesi amano particolarmente Taiwan e anche a livello politico c'è viva testimonianza di questo per quello che sta succedendo in questi giorni proprio, no? La Premier ha detto che nel caso in cui la Cina attacca Taiwan loro intervengono e perciò adesso c'è tutta questa situazione di conflitto accesa tra Cina e Giappone. Cina ha bloccato l'import di sushi di pesce giapponese, quindi il presidente ha detto supportiamo i giapponesi, mangiamo sushi.
Al di là di tutte le considerazioni geopolitiche, è bello vedere quanto i due paesi siano uniti. L'influenza giapponese si percepisce soprattutto nella capitale, Taipei, una città moderna, giovane, verticale, dominata dal suo grattacielo iconico, il Taipei 101, che proprio nei giorni in cui ero lì è diventato il palcoscenico di un folle, un uomo che ha deciso di scalare 500 metri di grattacielo senza alcuna protezione. Nel sud dell'isola, invece, da dove sto risalendo per rientrare a Taipei, la tendenza cambia. Qui è più forte l'impressione di attraversare l'altra metà dell'anima taiwanese, l'anima cinese. Ed è proprio questa che ora vi racconterò, la Taiwan cinese. Quello che mi ha reso più felice è stato ritrovare qualcosa che in Cina oggi è quasi scomparso, la spiritualità. Perché quando un popolo conserva il senso del sacro, conserva anche un limite. Essere consapevoli di essere dentro qualcosa di immenso schiaccia, cancella la presunzione ingiustificata che molti uomini hanno. In tutta Taiwan, non solo al sud, ho visto molti templi, ma soprattutto templi pieni. Giovani, anziani, famiglie, colleghi, amici. Qui si respira una Cina che sembra essersi fermata prima della corsa sfrenata al denaro e alla tecnologia. Come se fosse rimasta agli anni 90. Ed è quella Cina che amo, che oggi, nella Repubblica Popolare, è sempre più difficile trovare. Per capire Taiwan e la sua identità rispetto alla Cina, bisogna guardare e osservare anche la spiritualità. Qui buddismo, taoismo e confucianesimo si intrecciano nella vita quotidiana, creando un modo di vivere tutto suo, che è profondamente taiwanese. A volte abbiamo dubbio nelle cuore, quindi non possiamo risolvere da sola, andiamo al tempio per pregare, per fare domande. E Dio risponde. Hai visto Sassi? Se avete così? Uno sopra, uno sotto. Sì, positiva. E se così? Tutte e due sopra. Significa che no, Negativo. Dio negativo. Sì. E così che Tutte e due sopra. non capisce la tua domanda, deve rifare. Sì. Ma normalmente se abbiamo così, facciamo di nuovo, fino a che Finché, ecco arriva perché. questo. Sono come candeline. Come candeline sono. Sì, per pregare. E dentro cosa c'è? Ma una volta che paghiamo, e loro mettono il tuo nome. Ce ne sono tantissime lampade, ma Sì. hanno un sistema per trovare il tuo lampada. Una volta paghi, ti do un biglietto per scrivere il tuo numero e la lampada gira e tua lampada tin 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 tin. Pensate. Mio figlio ha detto, io ho sentito che sono proteggiato. Ora entriamo in un'altra eredità cinese, all'apparenza lontana dalla spiritualità, il cibo. Eppure qui, come in Cina, mangiare non è soltanto nutrirsi, ma è un gesto culturale, rituale e direi altrettanto spirituale. Ho un debole per la cucina cinese, ma a Taiwan ho trovato qualcosa di più, perché l'isola fa quello che sa fare meglio, assorbe, mescola, trasforma. Le ricette cinesi restano in cuore, ma anche qui c'è qualcosina di giapponese. Si dice infatti che il miglior luogo dove mangiare il sushi o il ramen, fuori dal Giappone,
è proprio Taiwan. E soprattutto, sovrano indiscusso, è lo street food migliore al mondo. La poesia del cibo qui non è solo nei piatti, è nelle persone che cucinano, nelle mani giovani ed anziane, che manovrano 1000 pentolini dalla sera al mattino. Preparazioni infinite, precisione in ogni gesto, e poi ritroviamo quel rispetto di cui abbiamo già parlato. Guanti, mascherine, e poi tutti concentrati, orgogliosi, raramente alzano lo sguardo, come fosse una missione. Loro fanno ripiedi, la pesano, guarda. Questa radice impossibile da sradicare, legata alle origini cinesi, è evidente ancor di più in questo periodo, alle porte del Capodanno. L'isola infatti si prepara con la stessa passione che si respira in ogni angolo dell'emisfero cinese. Ma allora, perché oggi Taiwan rifiuta la Cina? Per capirlo, bisogna partire dal 1949, una separazione mai ricucita. La guerra civile cinese. Da una parte i comunisti guidati da Mao Zedong, dall'altra il Kuomintang di Chiang Kai-shek, che si definiva nazionalista ma più che altro democratico. Mao vince e nasce la Repubblica Popolare Cinese. Chiang Kai-shek perde e con 2 milioni di sostenitori si ritira a Taiwan, ma non si considera un governo in esilio, ma il governo legittimo di tutta la Cina. Per questo l'isola viene, e si chiama ancora oggi ufficialmente, Repubblica di Cina. E per decenni Chiang Kai-shek vive con l'obiettivo di riorganizzarsi ed un giorno riconquistare il continente. Ma non è un pensiero folle quello di Chiang Kai-shek. Pensate che fino al 1971 la Cina riconosciuta era questa, cioè qui dove si chiama Repubblica di Cina, mentre la Cina continentale si chiama Repubblica Popolare dal comunismo cinese. Quindi i due nomi, entrambi, rivendicano di essere la vera Cina. Ma dopo il 1971 gli americani, che fino a che gli faceva comodo avere un partner liberal democratico, dopo in 5 minuti non gli faceva più comodo perché c'era la guerra fredda con la Russia, quindi la Cina continentale, che era più potente, più vicina alla Russia, era un'alleata migliore, hanno deciso in 5 minuti di dire a Chiang Kai-shek: torna nella tua isola a pescare che noi abbiamo da fare, e quindi hanno messo in via definitiva, e tutt'oggi è così, la Repubblica Popolare Cinese a sedere all'ONU. Io ti ho portato oggi qui in questa piazza perché è emblematica, perché qui siamo nella piazza del mausoleo dedicato a Chiang Kai-shek. Questa piazza si chiamava Piazza Chiang Kai-shek, come il mausoleo, e invece poi nel 2007 il nome della piazza è stato cambiato in Ziyou Guangchang, che vuol dire Piazza della Libertà. Quindi è scomparso Chiang Kai-shek. Per quale motivo? Perché Chiang Kai-shek non era taiwanese e non si reputava taiwanese. Lui era cinese, lui veniva dalla Cina e il suo sogno non era creare una Taiwan indipendente, ma il suo sogno era riprendersi la Cina. Mentre guardo il più pittoresco cambio della guardia a cui abbia mai assistito, dalla piazza che fu Piazza Chiang Kai-shek, capisco l'operazione di cancellare la sua memoria. Intanto di democratico non aveva niente, impose la legge marziale e fu responsabile di un numero altissimo di morti. Ma più che altro, il taiwanese di oggi, per distaccarsi completamente dalla Cina, deve modificare la narrazione delle proprie origini. Per farvi capire cosa sto dicendo, mi fermo davanti a questo venditore.
ha tratti somatici che ricordano quelli dei nativi americani, e non è un caso. Ed è qui che arriva l'ultimo tassello, quello che chiude il cerchio, anzi il triangolo, per capire davvero Taiwan. Gli aborigeni sono i primi abitanti dell'isola, presenti qui molto prima delle migrazioni cinesi. Oggi rappresentano soltanto il 3%. Il loro peso però non è numerico, ma simbolico. Ed è l'aggancio perfetto per dire che noi non deriviamo dai cinesi, ma dagli aborigeni. È una ricostruzione moderna, certo, però è anche vero che nel tempo molto sangue si è mescolato tra cinesi ed aborigeni. C'è poi un dettaglio affascinante. I loro tratti somatici ricordano quelli dei nativi americani, come quelli dei polinesiani, del sud-est asiatico, perché condividono tutti antiche radici comuni di popolazioni asiatiche in movimento. L'uomo è sempre stato un migrante. Per questo, le pretese moderne dei despoti sulle terre sono quasi sempre delle scuse insensate. Mentre negli anni 60, 70, 80 erano, sai, i selvaggi, non li voleva nessuno. Sì, sono bravi a bere la birra, a bere il xiaomigio, a ballare, a cantare, sai, come classico, no? Però, dagli anni 2000 in poi, per creare questa narrazione che noi non siamo cinesi, si è data sempre più importanza al fatto che, guarda, che qui c'erano persone prima che arrivassero i cinesi, quindi noi non siamo cinesi. Si è cercato di restaurare questa eredità antropologica. 3 anime: il Giappone, la Cina, le radici aborigene, un intreccio di storia, memoria, identità. È il risultato che ha prodotto l'isola di Taiwan, dai tratti assolutamente non lineari. Così le città diventano memoria storica e si vedono regolarmente templi e grattacieli convivere, templi e condomini, ordine e disordine, tecnologia avanzata e necessità di distributori di acqua potabile. Insomma, che non sia tutto oro lo dice anche Raffaele, nonostante il suo entusiasmo contagioso per questo paese. Ci sono situazioni di disagio sicuramente, non è che è il paese delle meraviglie. Infatti si vedono persone che vivono per strada, persone che abitano in container, palazzi fatiscenti e terrazze ingabbiate a testimoniare che non sempre è stato sicuro questo paese. Però, come ha detto Raffaele, la direzione è buona. Però sta andando in una direzione buona. E lo si respira nella cultura diffusa del rispetto, nella cura per i più piccoli, nella legalità che ti permette di vivere la notte nei quartieri moderni come in quelli popolari, molto, molto cinesi. Quartieri che nella Cina continentale si stanno trasformando sempre più sotto la pressione del denaro e del turismo. Ed è anche per questo che resta la speranza, forse utopica, che quest'isola rimanga così, taiwanese. Mentre il rientro a Taipei si avvicina e i caccia continuano a passare sopra le nuvole, torno alla domanda iniziale. Insomma, come si vive a Taiwan sotto le nuvole? Se arriva, non possiamo fare niente. Certo. Quindi quando stavo viaggiando in Italia, questa estate la Cina ha mandato l'aereo. Sono stata occupata di non poter tornare perché Certo. tutta l'isola sono circondata dall'aereo. Però se succede, succede. Sì. Quindi siete fatalisti, si dice. Non vi Io preoccupate ho più di chiamato i miei amici, è stato molto grave o no? Ha detto andiamo a mangiare. È un dibattito che loro hanno ed è riproposto dai loro partiti politici, è riproposto, però nella vita quotidiana non è che c'è questa pesantezza. Ah, ok, ci sono stati le navi cinesi che sono passate, va bene. Tantissimi cinesi ogni giorno vengono a Taiwan, tantissimi cinesi taiwanesi vanno in Cina, cinesi che vivono qua, taiwanesi che vivono là. A livello di business i rapporti commerciali in realtà sono fortissimi, quindi è anche un po' propaganda. Sì. La distinzione, se andassimo a 30 anni fa, era fra democratici e comunisti, giusto?
I taiwanesi possono, alcuni che hanno una certa età, possono anche chiudere un occhio sul fatto che non sono taiwanesi, cioè possono accettare di negare la loro identità. Dici, guarda, io va bene, tu dici che sono cinese, me ne frega, però non posso negare, non posso fare a meno del mio sentirmi democratico. Cioè, io non posso tornare sotto un partito, sotto una ditta. Poi, questo il problema è politico. È stato confuso dalla propaganda politica con un problema identitario, culturale, antropologico, ma non lo è. È un problema puramente politico. Mio fratello è appena tornato da Harbin a nord-est della Cina, dove fa molto freddo. Ha detto che ci sono tante regole strane in Cina. Che qui pensiamo che la libertà è naturale, ma in Cina invece pensate che possiamo usare YouTube, Facebook liberamente, ma in Cina invece è stato controllato. Se un giorno la Cina decidesse davvero di fare qualcosa, secondo me non sarebbe per via militare, è più tramite in maniera soft power, cioè cose come da non... Hong Kong? Come hanno fatto a Hong Kong? Sì, probabilmente una cosa simile. Se noi guardiamo la storia cinese dalle origini, che è una storia millenaria con le varie dinastie, i cinesi non sono mai stati un popolo invasore. Sono sempre stati invasi. E l'unica cosa che ci tiene a fare il Partito Comunista è unificare. La Cina ha sempre avuto questa idea del Tianxia Heping, cioè la pace sotto il cielo. E per loro la pace sotto il cielo cosa vuol dire? Tuanjie, unione. Alcuni cinesi che vivono qua, io ho sentito, mi raccontavano che non è tanto l'interesse verso Taiwan, ma è anche il fatto che in Cina ci sono tante regioni che sono molto indipendenti culturalmente, autonome. E quindi il fatto qual è? Che se il Taiwan diventa a tutti gli effetti indipendente, poi magari qualcuno in Cina si comincia a chiedere ma allora perché noi no? Sarebbero contenti una parte della popolazione, guarda non te lo nascondo, sì, perché io conosco persone di nuovo più anziane, loro sarebbero contenti di questa cosa. Tanti altri no, la vedrebbero, sai, come la morte di tutto quello che Taiwan ha costruito in termini di democrazia, diritti civili, che oggettivamente ci sono, capito? I cinesi dicono un'espressione che te la regalo, shi er bu jian. Shi vuol dire vedere, jian anche vuol dire vedere. Quindi qual è il significato di questo termine, shi er bu jian? Cioè guardo senza vedere. I taiwanesi guardano quello che succede, cioè sì, vabbè, c'è l'aereo, Lo guardano ma non lo vivono. infatti noi, vedi, qui c'è gente che è preoccupata della guerra. No, tutti investono, lavorano, vivono tranquilli. Shi er bu jian. E anche io sono così. Grazie di tutto quello che ci ha raccontato. Prego, e sono contento di aver avuto questa opportunità, perché c'è molta disinformazione. Io ho tanti amici europei che vivono qui e anche loro hanno lo stesso problema mio, cioè che regolarmente dobbiamo parlare con gli amici e con la famiglia e rassicurarli. Sono le persone, è la gentilezza, sono i modi ed è il rispetto. E io mi sento molto vicino al modo di essere di qua. È questo che mi trattiene e che mi fa pensare io non voglio essere da nessun'altra parte. In Europa esagera, sì, sempre. È vero. Quindi per voi la vita scorre normale, regolare, come se non succedesse niente. Poi se Sì. succede, succede. Sì. Grazie. Grazie a te. Mi hai fatto guarda quasi emozionare perché poi non mi capita di tutti spesso. E il mio viaggio finisce qui. Dal nord a sud, questa era Taiwan. Ci salutiamo. Piacere. Grazie. Spero di posso migliorare il mio italiano. Mi fa piacere di poter comunicare per scambiare idee tra due paesi. È una cosa molto bella. Bellissimo, Sì. gli scambi culturali sono meravigliosi sempre. Sì, grazie. Grazie a te.